Ciao e benvenuto al nostro podcast di italiano. Che bello che tu sia di nuovo qui oggi. Oggi parliamo di qualcosa che per molti studenti sembra un muro invisibile. Iniziare una conversazione in italiano. Sì, è davvero difficile. A volte riesco a rispondere bene, ma iniziare io per prima è tutta un'altra cosa. Esatto. Ed è interessante. Molti studenti sanno reagire. Possono rispondere quando qualcuno parla, ma dire la prima frase da soli li blocca. È proprio così che mi sento. Apro la bocca e non esce nulla, E sai perché succede? perché non so cosa dire. In parte è giusto, il vero motivo è un altro. Non sai come iniziare, è diverso. Mm. Sembra simile, ma credo di capire cosa intendi. Esatto. Magari hai delle idee. Sai di cosa potresti parlare, ma manca l'apertura. Quella prima frase che apre la conversazione. Sì? Cerco sempre la frase iniziale perfetta e poi non dico nulla. E questo è il problema. Aspetti il momento perfetto. Ma nella vita reale il momento perfetto non esiste. C'è solo il momento in cui parli o resti in silenzio. Sembra diretto, ma è vero. Esatto. Perciò l'obiettivo di oggi non è insegnarti frasi perfette. L'obiettivo è darti ingressi semplici e autentici. Frasi che puoi usare davvero, subito, in ogni situazione. Ne ho proprio bisogno. Molto bene. Perché avviare una conversazione non è una questione di grammatica, è una questione di coraggio. E il coraggio cresce quando sai cosa dire. Prima di cominciare, una cosa veloce. Abbiamo scritto il nostro primo libro. Parla di brevi storie della vita quotidiana in Italia, conversazioni tra persone reali in situazioni reali. Proprio il tipo di italiano che impari oggi. Con un acquisto sostieni moltissimo questo podcast e ci aiuti a creare ancora più contenuti. Grazie di cuore. Trovi il link nei commenti. E ora partiamo, perché oggi si tratta di fare tu il primo passo, in italiano. Sono curiosa. Perfetto. Allora passiamo al primo capitolo. Bene, allora partiamo adesso. Inizio con una domanda importante. Cosa ti impedisce di avviare una conversazione? Ho paura di fare errori. Penso che l'altra persona non mi capisca, oppure non capisco la risposta. Molto sincero. E questi sono i 3 motivi più comuni. Fare errori, non essere capiti, non capire la risposta. Ora ti dico qualcosa di importante. Tutti e 3 i problemi si possono risolvere. Non con un italiano perfetto, ma con strategie semplici. Suona bene? Iniziamo con il primo problema. Fare errori. Immagina che qualcuno parli un po' la tua lingua madre con te. Non perfettamente, ma ci prova. Cosa pensi di questa persona? Lo trovo fantastico, anzi lo ammiro. Esatto. Così pensa la maggior parte delle persone di te quando parli italiano. Non vedono gli errori, vedono il coraggio. Non l'avevo mai visto così. Ed è la verità. Gli errori non sono un problema. Sono un segno che ci provi. E tutti lo rispettano. Ok, questo toglie già molta pressione. Bene. Ora il secondo problema. Non essere capiti. E per questo c'è una soluzione molto semplice. Qual è la soluzione? Lo dici e basta. All'inizio dici: sto ancora imparando l'italiano. Per favore parla lentamente. Sto ancora imparando l'italiano. Per favore parla lentamente. Perfetto. Questa frase cambia tutto. Crei aspettative. Dai all'altra persona le informazioni di cui ha bisogno e togli pressione a te stesso. È davvero intelligente. Esatto.
La maggior parte delle persone reagirà molto gentilmente, parleranno più piano, ti aiuteranno. E ora il terzo problema. Non capisci la risposta. Anche qui c'è una soluzione semplice. Quale? Chiedi di nuovo. Dici, scusa, puoi ripetere per favore? Oppure, non ho capito bene. Scusa, puoi ripetere per favore? Molto bene. Non è un segno di debolezza, è comunicazione. Anche i madrelingua chiedono. In effetti è vero. Esatto. Nessuno capisce sempre tutto al primo colpo e chiedere mostra che ascolti davvero. Ora facciamo un piccolo esercizio. Ripetete tutti ad alta voce. Sto ancora imparando l'italiano. Per favore parla lentamente. Sto ancora imparando l'italiano. Per favore, parla lentamente. Ora, scusa, puoi ripetere per favore? Scusa, puoi ripetere per favore? Ora, non ho capito bene. Non ho capito bene. Molto bene. Queste sono le tue frasi di sicurezza. Se resti bloccato, hai queste frasi. Questo mi dà davvero sicurezza. Esatto. E la sicurezza è il primo passo verso più coraggio. Nel prossimo capitolo vediamo come iniziare davvero. Cosa dire per aprire una conversazione. Sì, è quello che aspettavo. Allora andiamo avanti. Bene, ora arriviamo al cuore di questa puntata. Come inizi una conversazione? Cosa dici per primo? Sì? Questa è la vera domanda. A volte so che potrei parlare, ma non so da dove iniziare. E c'è una risposta semplice. Ti serve un inizio. Una frase breve e facile che apra la conversazione. Nient'altro. Quindi non pianificare subito tutta la conversazione. Esatto. Solo la prima frase. Il resto verrà da sé. Ora ti do gli inizi di conversazione più importanti, per diverse situazioni di ogni giorno. La prima e più semplice situazione è il saluto. Incontri qualcuno, un collega, un vicino, qualcuno al corso. Dici semplicemente «Ciao, come stai?» È il classico, breve, gentile, aperto. Ciao, come stai? Molto bene. Oppure un po' più informale. Ehi, tutto bene? Ehi, tutto bene? Perfetto, suona naturale e moderno. Ora la seconda situazione. Sei da qualche parte e vuoi iniziare a parlare, magari mentre aspetti, alla fermata, in sala d'attesa, al supermercato. In Italia molte conversazioni iniziano parlando del tempo. Sembra un cliché, ma è vero. Davvero? Sul tempo? Sì, dici, oggi il tempo è bello, vero? Oppure, fa proprio freddo, vero? Oggi il tempo è bello, vero? Molto bene. La piccola parola vero alla fine è importante. Invita l'altra persona a rispondere. È furbo. Non è una vera domanda, ma apre la conversazione. Esatto. Fai un'affermazione e dai all'altro la chance di reagire, senza pressione. E ora arriva la terza situazione. Sei al lavoro o a un corso? Vuoi parlare con qualcuno che non conosci bene? Dici, da quanto tempo lo fai? Oppure, sei qui da tanto? Da quanto tempo lo fai? Molto bene. È una domanda aperta. L'altra persona può rispondere tanto o poco. Le dai libertà. Sembra meno intimidatorio di una domanda troppo diretta. Esatto. E un'altra domanda molto utile. Sei anche tu qui per la prima volta? Sei anche tu qui per la prima volta? Perfetto. Funziona agli eventi, ai corsi, in nuovi gruppi. Mostra che sei aperto e cerchi contatto. Ora, un'altra situazione che molti stranieri conoscono. Conosci qualcuno e vuoi saperne di più. Dici, di dove sei originario? Di dove sei originario? Molto bene. La parola originario rende la domanda più delicata.
Mostra che capisci che la persona forse vive qui da un po'. È una buona sfumatura. Esatto. Poi puoi chiedere: da quanto tempo sei qui in Italia? Da quanto tempo sei qui in Italia? Perfetto. Sono domande vere che aprono vere conversazioni. Ora facciamo un esercizio. Ripetete tutti ad alta voce. Di: ciao, come stai? Ciao, come stai? Ora: oggi il tempo è bello, vero? Oggi il tempo è bello, vero? Ora: di dove sei originario? Di dove sei originario? Molto bene. Queste sono le tue frasi di apertura, semplici, naturali e subito utili. Nel prossimo capitolo vediamo come mantenere viva la conversazione, perché iniziarla è una cosa, portarla avanti è un'altra. Sì, esatto. A volte dico la prima frase e poi cala il silenzio. Proprio questo risolviamo dopo. Pausa breve. Capisci l'italiano davvero bene. Ma capire e parlare sono due mondi diversi. Stiamo creando un sistema unico di lingua di 30 giorni per persone come te, che vivono in Italia o vogliono viverci ma non osano ancora parlare. Niente grammatica noiosa, solo 15 minuti al giorno. Puoi già riservare il tuo posto e avere il 30% di sconto sul corso. Il link è in descrizione. Expatly, where speaking becomes living. Bene. Ora arriviamo a un punto che blocca molti studenti quanto l'inizio. Mantenere viva la conversazione. Sì? Dico qualcosa. L'altra persona risponde. E poi non so cosa dire dopo. È uno schema molto tipico. E la ragione è semplice. Pensi in frasi lunghe, pianifichi interi paragrafi nella testa e mentre pianifichi cala il silenzio. Esatto. Penso troppo. E questo cambia con una strategia semplice. Smetti di pianificare tutta la conversazione e reagisci solo a ciò che è appena stato detto. Quindi frase per frase. Esatto. Ascolti, reagisci, fai domande. Tutto qui. Per questo ci sono alcuni strumenti facili. Il primo sono le frasi di reazione, piccole frasi che mostrano che ascolti. Per esempio: ah, davvero? È interessante. Oh, questo lo conosco. Oppure semplicemente: sì, giusto. Ah, davvero? Molto bene. Queste frasi sono brevi, ma tengono viva la conversazione. L'altra persona si sente ascoltata. È importante. Se qualcuno non reagisce, sembra strano. Esatto. Con queste piccole reazioni mostri che ci sei, che ascolti. E questo motiva l'altro a continuare a parlare. Il secondo strumento sono le domande di approfondimento. Ascolti qualcosa e chiedi subito altro. Per esempio, qualcuno dice: lavoro come insegnante. Tu dici: oh, che interessante, ti piace? Oh, che interessante, ti piace? Molto bene. Oppure: da quanto lo fai già? Da quanto lo fai già? Perfetto. Queste domande sono semplici, ma mostrano vero interesse e danno spazio all'altra persona per raccontare. Quindi non devo dire molto. Devo solo fare buone domande. Detto alla perfezione, proprio così. Buone domande sono più importanti di risposte lunghe. Ti do ancora più domande di approfondimento che puoi usare sempre. E com'è stato per te? È una domanda molto aperta. Funziona in quasi ogni situazione. E com'è stato per te? Molto bene. Oppure: cosa ti ha portato a farlo? È una domanda sul perché. Le persone amano parlare delle loro motivazioni. Cosa ti ha portato a farlo? Perfetto. E ancora una domanda semplicissima. E tu? Solo queste due parole. E tu? Esatto. Racconti qualcosa di te, poi dici: e tu? L'altro riceve la stessa domanda. È molto naturale. È davvero semplice.
Sì, e per questo funziona così bene. Le cose semplici funzionano meglio nella vita reale di quelle complicate. Ora facciamo un piccolo dialogo. Io inizio la conversazione. Ehi, sei anche tu nuovo qui al corso? Sì, sono qui da poche settimane. E tu? Io sono qui da un po' più tempo. Come ti trovi finora? Molto bene. Tutti sono molto gentili. E tu? Ti piace il corso? Molto bene. Questa è una vera conversazione, breve, naturale e vivace. Mi accorgo che non devo dire poi così tanto. Esatto. Una conversazione non è un monologo. Sono due persone che parlano a turno. Il tuo compito non è dire tutto. Il tuo compito è esserci. Questo toglie davvero molta pressione. Esatto. Quando lo hai interiorizzato, parlare diventa molto più facile. Nel prossimo capitolo vediamo situazioni particolari. Cosa fare se la conversazione si blocca? Cosa dire se vuoi cambiare argomento? E come chiudere una conversazione in modo gentile. Oh, anche chiudere è difficile. A volte non so come fermarmi. Allora andiamo avanti. Piccola pausa. Se ora ascolti e capisci l'italiano, fai già più della maggioranza. E se vuoi andare ancora oltre, ho scritto qualcosa di perfetto per te. Un libro pieno di storie che porteranno il tuo italiano al livello successivo. Link qui sotto nei commenti. Va bene. Ora vediamo 3 situazioni concrete che capitano spesso in una conversazione reale. La conversazione si blocca, vuoi cambiare argomento e vuoi finire la conversazione. Sì? Soprattutto il blocco lo conosco bene. All'improvviso c'è silenzio e non so cosa fare. Questo è spiacevole, ma è anche normale. Anche tra madrelingua ci sono momenti di silenzio. Questo mi calma. In quei momenti ci sono alcune frasi semplici che puoi usare per riavviare la conversazione. Per esempio, posso farti una domanda? È una soluzione molto elegante. Chiedi se puoi chiedere. Questo dà controllo all'altra persona e apre un nuovo canale. Posso farti una domanda? Molto bene. Oppure cambi argomento subito. Dici: a proposito, volevo ancora chiederti una cosa. A proposito, volevo ancora chiederti una cosa. Perfetto. La parola a proposito è molto naturale. Mostra che passi da un tema all'altro, senza che sembri strano. Suona davvero scorrevole. Esatto. E c'è un'altra opzione quando cala il silenzio. Condividi qualcosa della tua vita, semplice e breve. Per esempio, la settimana scorsa, a proposito, sono stato per la prima volta a Napoli. È stato davvero bello. Questo apre automaticamente un nuovo argomento. Esatto. Dai all'altra persona nuove informazioni e lei può reagire o fare domande. Ora la seconda situazione. Vuoi cambiare argomento perché il tema attuale non ti interessa più? Oppure perché vuoi chiedere qualcosa di preciso? Dici: a proposito, questo mi ricorda qualcosa. A proposito, questo mi ricorda qualcosa. Molto bene. Oppure in modo molto diretto: posso cambiare argomento un attimo? Posso cambiare argomento un attimo? Perfetto. È molto diretto, ma è anche molto sincero e la maggior parte delle persone apprezza la sincerità. E ora la terza situazione. Chiudere la conversazione in modo gentile e naturale. Sì. A volte resto lì e non so come fermarmi. Allora non dico nulla e torna il silenzio. Molti fanno così, ma ci sono frasi molto semplici per questo. La più semplice è stato bello parlare con te. È stato bello parlare con te. Molto bene. È cortese, chiaro e chiude la conversazione. Oppure: devo purtroppo andare adesso, ma è stato bello. Devo purtroppo andare adesso. Ma è stato bello.
Perfetto. La parola purtroppo lo rende più morbido. Mostra che ti è piaciuta la conversazione, ma ora devi andare. Suona molto naturale. E alla fine puoi dire ancora, forse ci vediamo presto, oppure a presto. A presto. Esatto, breve, gentile e finito. Ora facciamo un esercizio. Ripetete tutti ad alta voce. Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Ora, a proposito, volevo ancora chiederti una cosa. A proposito, volevo ancora chiederti una cosa. Ora, è stato bello parlare con te. È stato bello parlare con te. Ora, devo purtroppo andare adesso, ma è stato bello. Devo purtroppo andare adesso. Ma è stato bello. Molto bene. Queste sono frasi vere per vere conversazioni. Nel prossimo capitolo vediamo come iniziare conversazioni in contesti diversi. Al lavoro, con i vicini, in situazioni sociali, perché il tono non è sempre lo stesso. Sì, è vero. Con un capo parlo in modo diverso che con un amico. Proprio questo faremo dopo. Bene. Ora arriviamo a un punto importante. Il contesto. Perché iniziare una conversazione non è uguale ovunque. Il tono, le parole e le domande dipendono da dove sei e con chi parli. Sì? Questo è qualcosa che a volte sbaglio. Parlo a volte troppo informale con qualcuno che è più formale. E questo succede, soprattutto quando si impara una nuova lingua, impari una versione dell'italiano e la usi ovunque. Ma non funziona sempre. Esatto. Per questo ora guardiamo 3 contesti: il lavoro, il vicinato e le situazioni sociali con amici o conoscenti. Iniziamo dal lavoro. Al lavoro il tono in Italia è spesso un po' più formale, soprattutto all'inizio. Quindi con lei invece di tu? Esatto. E questo è importante. Se non sei sicuro, inizia sempre con lei. L'altra persona ti dirà quando puoi passare al tu. Un tipico inizio al lavoro è: buongiorno, ha un momento? Buongiorno. Ha un momento? Molto bene. Oppure: mi scusi, posso farle una domanda veloce? Mi scusi, posso farle una domanda veloce? Perfetto, è cortese, diretto e professionale. E quando conosci qualcuno di nuovo al lavoro dici: ciao, sono nuovo qui. Piacere di conoscerla. Ciao, sono nuova here. Piacere di conoscerla. Molto bene. È un inizio classico e molto buono. Ora la seconda situazione. I vicini. È una situazione particolare in Italia, perché italiani e vicini è un tema complesso. Sì. Ho sentito che gli italiani parlano spesso con i vicini. È uno stereotipo, ma ha un fondo di verità. Gli italiani amano parlare, ma a volte serve comunque un po' di tempo per aprirsi. Quindi non diventare subito troppo personale. Esatto. Inizia in modo semplice, nel corridoio, alla cassetta della posta, alla porta. Dici: buongiorno, bella giornata oggi, vero? Buongiorno. Bella giornata oggi, vero? Molto bene. Oppure: ciao, siamo vicini, vero? Io sono Paola. Ciao. Siamo vicini, vero? Io sono Paola. Perfetto. È gentile, aperto e non invadente. Dai il tuo nome. Fai un piccolo passo. E se il vicino non è così loquace? Va bene lo stesso. Ci hai provato. La prossima volta sarà più facile. Le conversazioni con i vicini crescono piano. E ora la terza situazione. Contesti sociali. Feste, gruppi, eventi, corsi di lingua. Qui il tono è più informale. Puoi dare del tu. Puoi essere più personale. Cosa dico in un gruppo dove non conosco nessuno? Vai da una persona e dici: ehi, conosco quasi nessuno qui. Sei anche tu qui per la prima volta? Ehi, conosco quasi nessuno here.
Sei anche tu qui per la prima volta? Molto bene. È onesto e aperto. Mostri che sei anche un po' insicuro e questo unisce le persone. Mi piace, non è artificiale. Esatto. L'autenticità è il più forte apripista. Le persone sentono quando qualcuno è vero. E ancora un'ultima frase per situazioni sociali. Sto ancora imparando l'italiano, ma ci provo. Abbiate pazienza con me. Sto ancora imparando l'italiano. Ma ci provo. Abbiate pazienza con me. Perfetto. È coraggioso, onesto e disarmante. La maggior parte delle persone sorride e ti aiuta subito. È davvero bello. Perché mostra che non bisogna essere perfetti. Esatto. Ed è il pensiero più importante di tutta la puntata. Non devi essere perfetto. Devi solo iniziare. E ancora un avviso. Nel nostro programma di lingua lavoriamo proprio su questi momenti. Come avviare conversazioni vere. Come reagire quando diventa difficile. Come vivere davvero l'italiano. Se ti interessa, guarda pure nei commenti. È proprio quello che serve per parlare davvero. Esatto. Allora, arriviamo ora alla conclusione. Sono pronta. Perfetto. Allora andiamo alla fine. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Oggi c'era davvero tanto materiale. Riassumiamo tutto ancora una volta. Sì. Ora mi sento molto più coraggiosa. Penso che la prossima volta riuscirò davvero ad avviare una conversazione. Questo è proprio l'obiettivo. Non un italiano perfetto, ma il primo passo. Facciamo un riassunto. Nella prima parte abbiamo parlato dei 3 ostacoli più grandi: fare errori, non essere capiti e non capire la risposta. Abbiamo visto che tutti e 3 si possono risolvere con frasi semplici come «Sto ancora imparando l'italiano. Per favore parla lentamente» oppure «Scusa, puoi ripetere, per favore?» Queste frasi sono la mia sicurezza. Poi abbiamo imparato le frasi di apertura più importanti per situazioni diverse. Ciao, come stai? Oggi il tempo è bello, vero? Di dove sei originario? Sei anche tu qui per la prima volta? Frasi semplici che aprono conversazioni vere. Perfetto. Poi abbiamo visto come tenere viva la conversazione, con frasi di reazione come «Ah, davvero? È interessante». Con domande di seguito come «Com'è stato per te? Cosa ti ha portato a farlo? E tu?» Non devo parlare tanto. Devo solo fare buone domande. Esatto. Poi abbiamo allenato 3 momenti difficili: il blocco, il cambio di tema e la chiusura. Con frasi come «Posso farti una domanda? A proposito, volevo ancora chiederti una cosa. È stato bello parlare con te». Queste frasi rendono le conversazioni molto più fluide. Esatto. E alla fine abbiamo visto che il contesto conta. Al lavoro, con i vicini e in situazioni sociali parli in modo diverso. Ma la cosa più importante resta uguale. Inizi tu. Inizi semplicemente. Perfetto. Ora arriva il tuo compito per te e per chi ascolta. Ok, sono pronta. Scegli questa settimana una situazione reale in cui puoi iniziare una conversazione in italiano, con un vicino, con un collega, con qualcuno al mercato, con qualcuno alla fermata. E poi fallo. Solo una frase, solo un inizio. Solo una frase. Posso farcela. Esatto. Poi scrivici nei commenti. Qual era la situazione? Cosa hai detto? E cosa è successo? È emozionante. Sono curiosa di sapere cosa hanno vissuto gli altri. Esatto, perché l'apprendimento non avviene solo qui nel podcast, succede nei momenti reali, nelle conversazioni vere. E se vuoi parlare davvero italiano, non solo imparare singole frasi,
guarda il nostro programma di lingua. Lì lavoriamo proprio su questi momenti. Come iniziare, come continuare, come esprimerti davvero. Trovi il link nei commenti. Questo è il passo successivo. Esatto. Ti ringrazio per essere stato con noi oggi. Ricorda, le conversazioni non aspettano il momento perfetto. Tu crei il momento con la prima frase. Grazie a te, Pietro. È stato davvero motivante. Volentieri. Ci sentiamo alla prossima puntata. Alla prossima! Arrivederci. L'hai fatto molto bene. Ora il prossimo passo è parlare con sicurezza. Prenota il tuo posto nel corso di 30 giorni e ottieni il 30% di sconto. Link in descrizione. Alla prossima!